Ciao ragazzi, siamo tornati. Bella. Oggi siamo qua con un TT 2000 turbo benzina del 2007. Ne sei sicuro? Sì, credo. Niente, la cilindrata importa poco perché oggi vi faremo vedere una dashcam. Montaggio della dashcam che ha varie applicazioni, in più alle retrocamera anche. È una dashcam montata sullo specchietto retrovisore. Sì. Quindi andremo a sostituire lo specchietto retrovisore appunto con il nuovo sistema dashcam. Adesso facciamo vedere cosa troviamo, i componenti che troviamo dentro alla scatola, l'unboxing facciamo e poi dopo andiamo al montaggio. Sarà un bel casino, mi sa. Ci divertiremo. Vai. Bene, dentro la confezione noi troviamo i vari cablaggi che poi andremo a montarli, quindi a vederli nel dettaglio, la retrocamera, l'antenna GPS, il supporto, vari supporti per altri tipi di specchio, lo specchio che lo guarderemo dopo, le istruzioni, la memoria e delle vitine che non so cosa servono, dopo vedremo, lo specchietto in dettaglio così. Questa è anche l'entrata per la SIM che registra il telefono, 32 giga, acceso spento. Ascolta, andiamo a montarlo. Andiamo. Bene, allora, step 1. Per andare a montare la nuova dashcam bisogna tirare giù lo specchietto. Come si fa? Semplice. Si prende tutto lo specchio, si ruota di un mezzo giro e viene via. Questo è l'effetto. Rimane ovviamente il supporto del vetro dove adesso andremo a attaccarci il nuovo specchietto con la dashcam. Bene, secondo passaggio, si prende subito già in mano la dashcam, si va nella parte dietro. Questa sarà la parte alta dello specchietto perché ha tutti gli inserimenti che rimarranno verso il tetto. Supporto nuovo, andiamo a appoggiarcelo con le sue vitine, andiamo già a avvitarlo perché una volta che andremo su ovviamente con tutto. Ecco qua, abbiamo montato il supporto stretto, ovviamente non esagerate perché comunque rimane uno specchietto. Tac. E adesso possiamo andare avanti con i lavori. Bene, allora montato il supporto, adesso andiamo a fissare sulla dashcam. Effetto opposto, quindi andiamo vicino, mezzo giro al contrario, vedete, va in posizione. Una volta centrata e messa in posizione, brugolina, andremo a serrare le vitine di sicurezza in modo che non si sviterà più. Perfetto, una volta stretto, vedete, non si muove più. Abbiamo la nostra dashcam che farà da specchietto e adesso andiamo a tirare il cablaggio per far vedere come si monta il resto. Bene, allora, per andare a tirare il cablaggio bisogna andare giù dal piantone, quindi come prima cosa andiamo a smontare il piantone della macchina. Ovviamente è a incastro, stiamo attenti, bisogna fare un po' di forza. Piano piano, poi per fortuna sto giro la macchina non è la mia, stiamo attenti, eventualmente aiutatevi con gli scalzini. Ecco qua, andiamo a sfilarlo. Si è appoggiato nel poggio-testa. Ecco. Ecco qui, ce l'abbiamo fatta. Bene,
come potete vedere abbiamo giù adesso il piantone nudo, dove adesso piano piano faremo entrare il cavo nel sottotetto, dal cielo della macchina, e scenderemo poi lungo il piantone per andare alla fusibiliera. Allora, smontando il piantone, adesso andiamo a tirare il cavo. Abbiamo già collegato il cavo che andrà sia alla retrocamera che ai fusibili e il cavo del GPS. Adesso ci tocca solo andare a incalzare sopra il cavo. Noi facciamo un po' di leva nel tetto e andiamo a far passare il cavo all'interno. Vedete che Pierino piano piano controlla dove sta passando il cavo e fa passare tutto dentro, in modo che non si vedrà più niente. Ok, e andiamo giù fino a infilarci dentro dal piantone. Qui è più duro. Mi raccomando, state attenti a non sforzare troppo il tetto perché tira a rompersi. Quindi mi raccomando, piano piano, un pezzettino alla volta. Ecco qua, vedete, non rimane più neanche un filo a vista. Adesso piano piano si può andare a tirare giù i cavi che devono andare davanti e i cavi che devono andare dietro. Bene? Bene, allora abbiamo fatto scendere dal tetto i cavi che abbiamo fascettato con un po' di nastro telato, siamo venuti giù e siamo entrati. Poi vi mando a un nostro video che troverete, vi lasceremo il link, dove avremo smontato il cruscotto per andare a infilare l'antenna GPS dietro al cruscotto, e poi abbiamo tenuto fuori i cavi che adesso andremo a collegare, dei positivo e del negativo, per andare ad alimentare la nostra dashcam, e un cavo invece l'abbiamo lasciato su e adesso l'abbiamo già iniziato a portare dietro, che è quello della retrocamera. Così adesso vedete abbiamo già tutto bello pulito i cavi, in modo che adesso possiamo andare a scegliere, a vedere quale fusibile utilizzare per attaccarci con la dashcam. È un po' scuro. Bene, adesso con l'utilizzo di un tester, lo dice anche le istruzioni, 12 volt andiamo a cercare i fusibili che lui dice di andare, diciamo, a sostituire con quelli che ti danno loro. Bisogna andare a individuare qual è il fusibile che vogliono sempre in tensione e quello che invece è sotto chiave. Allora, noi troviamo due cavi, il giallo e il rosso. Il rosso abbiamo individuato sempre in tensione, che è il numero 12, e invece l'1 è quello che è in sottochiave. Infatti si vede con i puntali, andando a massa, che quando giriamo la chiave cava tensione. Comunque l'1, e infatti c'è il cavo giallo, e il 12 che c'è il cavo rosso. In più bisogna portare una massa, il cavo nero a massa. Noi abbiamo trovato questa qua, la massa sembra che vada bene e lo specchietto sembra che in questo momento si accenda. Adesso direi che si può chiudere tutto, giusto? Giusto, bene. Allora, continuando a fare il lavoro, bisogna andare a prendersi il più dalla retrocamera, cioè dalla retromarcia, in modo che così darà il consenso alla dashcam per accendere la retrocamera che andremo a montare sul portellone. Quindi andiamo a spannellare. Per prima cosa bisogna svitare le due viti che ci sono qua dentro, una Torx di 25 o di 30, aspettate, di 30, Torx di 30, e svitiamo. Ecco qua, e adesso possiamo andare a spannellare. Bene, per comodità abbiamo tolto anche il polistirolo all'interno del baule dove sono i vari attrezzi, i vari equipaggiamenti. Poi verso il basso e in fuori andiamo a spannellare. Vedete, bisogna tirare con delicatezza. E qui abbiamo le clip, che ci sono le clip, stando attenti perché il pannello rimane anche dietro alla plastica dell'interno del pallone.
Ok, piano piano. Aspetta. Dovrebbe venire in fuori, Sì, ma qui c'è una cosa non originale. perché quella si è già un po' rotta. Non è quello. No, non vorrei che si sia andato a prendere qua. No. Ah, no. Vedete, ho le clip all'interno e adesso abbiamo tolto il pannello. In questo modo possiamo venire da dietro al fanale. Adesso smontiamo il fanale per vedere lo spinotto, la sua vite classica, perché andiamo a tirare poi Il cavo. il cavo. Perfetto, vedete qua, vediamo il cavo, stacchiamo lo spinotto e adesso andremo, se ci riesco, comunque a smontarlo per cercare il cavo della retromarcia, il pannello. Adesso comunque per far passare il cavo della retromarcia che dovrà andare dentro al pannello smontiamo anche il montante e adesso dobbiamo andare a spannellare. Devi fare leva verso il basso. Vediamo se riesci. Sì, io qua già un po' vedo. Se mi riesci a disunire questi qua, vedere. Ecco, un altro pezzo che Era in più. smontiamo e a questo punto Ah, piano piano. Qui hai un chiodo volendo. toglilo. Beh, Vieni. non si fa. Ale. Perfetto. Bene. Guarda, to. Siamo fatti lo spazio, adesso senza stare a smontare di più noi continueremo a lavorare tenendo in sollevamento. Ok, vedete, adesso possiamo tirare e far passare il nostro bellissimo cavo qua in mezzo, vedete, in questo modo qui. Ecco qua, Tira. bene, no, anche troppo. E adesso possiamo entrare a prenderci il cavo. Allora, come potete vedere abbiamo fatto passare sia il positivo che andrà al fanale, sia abbiamo fatto passare dall'interno, qua ci sono dei forellini, abbiamo riusciti a far passare i cavi e fatti uscire dal soffietto perché dovranno andare su per la videocamera. Allora, adesso che li abbiamo fatti passare possiamo andare a richiudere in modo che così i cavi ci rimarranno anche fermi in posizione. Quindi adesso andiamo a rincastrare il tutto. Poi io direi di mettere adesso anche questa. E andiamo a montare anche il piantone, esatto. Allora, visto che abbiamo già finito di montare i cavi, adesso possiamo rimettere su il nostro pannellino. Oh, Allora, io farei per comodità, sgancerei quella pannellatura lì. questa pannellatura qua. Vedete, viene via molto semplicemente. In questo modo siamo molto più liberi. Perché sennò la doppia piega non ce la fai. Esatto.
Ecco qua che abbiamo riappoggiato il nostro pannello. Facciamo uscire La la gommetta, guarnizione. quasi alla fine, Vedete, è tornato su tutto perfettamente. Possiamo andare a rimettere su il nostro supporto. Bene, intanto che tu fai lì questo punto, possiamo rimettere su la copertura qua in fondo. direi che ci siamo. Adesso possiamo andare a rimontare il polistirolo dei vari accessori per poi dopo passare alla parte alta. Comunque qua è semplice: polistirolo, il telo sopra, poi possiamo anche già andare a rimontare la capelliera. Capelliera, tiriamo su i seggiolini. Tutto bene. Andiamo a cercare di tirare la telecamera all'interno qua sul bordo del portellone. Come facciamo? Svitiamo due viti di torce qua all'interno della maniglia Di 30? 25. 25. Poi sganciamo il pannellino qua dietro. Sganciami di là, Pierino, tira solo in fuori, esatto. E poi adesso possiamo andare a fare le leve sulle plastiche. Mi sono rimasti solo i ferretti, quindi adesso piano piano, una levetta Alla volta. alla volta. Eccolo lì. Oh, Che che adesso uno è venuto. Piano piano, tieni se vuoi. siamo alle mani del gioco. Aspetta. Mi raccomando, state attenti perché è sempre plastica. Mi raccomando, state attenti. Ecco qua, abbiamo giù il nostro pannello. Questo è il gancio per sganciare il baule dall'interno. Adesso andiamo E lo a riprendere lasciamo lì. tutte le mollette che sono rimaste sparse. E poi No, solo uno. possiamo svitare le due viti sempre a Torx qua di fianco. Molto bene. E possiamo andare a tirare giù anche il laterale. Bisogna fare leva con un cacciavitino e sganciare il fermi qua. E adesso ci saranno queste dietro, giusto? Direi di sì, che anche questo. Ma se tu lì riesci a sganciarne solo una, che cazzo andiamo a smagliare? Boh. Vedete, in questo modo possiamo passare a tirare il filo. Well, bene, adesso abbiamo fatto passare il cavo della retrocamera nella gommina originale e siamo venuti fuori da questa zona qui. Adesso andremo a fascettare tutti i cavi fino ad arrivare alla fine del portellone e poi andremo a fare l'installazione della retrocamera vera e propria. Bene, adesso il cavo l'abbiamo fatto passare accanto a quello originale, abbiamo messo delle guaine, un po' di nastro a intervalli regolari, poi siamo venuti fino a sotto il portellone, qui abbiamo messo la matassa di cavi e poi siamo venuti fuori attraverso la luce della targa. Vedete, questa qua è la camera. Adesso la camera la andremo a mettere in centro con un biadesivo. Giustamente il cliente non vuole, nostro amico, non cliente, non vuole forare il portellone. Vedete, qui adesso non ci sono cavi che si vedono, non ci resta che chiudere e attaccare la camera e vedere se funziona tutto. Bene, allora come potete vedere abbiamo rimontato tutto l'interno del baule, abbiamo già rimontato e incastrato il primo giro del portellone, adesso possiamo andare su con il restante del portellone. Quindi prendiamo la nostra plastica,
noi siamo dei fighettini precisini per far vedere che non saltino via, mettiamo un po' di grasso nei puntali in modo che scivolino meglio dentro e non saltino via. Così bisogna anche fare meno forza. Esatto, e adesso piano piano Il copri di plastica. e il coperchiotto che va qua a coprire la serratura. Ecco fatto, vedete? Lavoro finito, anzi manca l'ultima chicca. Ta-da! Che è montata così. Andiamo dentro i fori, andiamo dentro il gancino. Ecco Io ci qua. sono, te la c'hai, Ci non ha fatto siamo. clac. No, l'ha fatto. L'ha fatto clac. Sì, sì. Bene, a questo punto possiamo andare a montare la videocamera. E abbiamo? E abbiamo finito. Quindi abbiamo già applicato il biadesivo, così adesso possiamo andare a regolare e a montare la videocamera. Allora, avevamo già visto che avevamo chiuso tutto. Telecamerina, vedete, abbiamo fatto passare il cavo dalla luce targa, facendolo passare e tenendolo proprio il minimo indispensabile in modo che non penzoli, non possa andarsi a incastrare da nessuna parte, biadesivo e retrocamera. Adesso vi faremo vedere, non so se riusciamo a vedere l'effetto chiuso, se Pierino riesce a seguire piano piano la fluidità, vedete, e abbiamo la videocamera e questo è l'effetto finale che avremo sulla macchina, quindi si intravederà appunto solo il minimo indispensabile della retrocamera. Adesso eventualmente vi andiamo da dentro e vi facciamo vedere una panoramica veloce della dashcam funzionante. Bene, siamo dentro nostra bellissima dashcam che allora a tutti gli effetti è uno specchietto, perché qui abbiamo un pulsante di accensione e spegnimento che o è tutta spenta, che fa da specchio, possiamo accenderla e quindi ci viene fuori il menu con, sentite, volume, luminosità, e poi c'è tutte le funzioni Android con il menu principale dove si può fare il navigatore, usare le telecamere, in questo caso tutte e tre, e possiamo avere l'interna, l'anteriore e la posteriore. Poi ovviamente tornando fuori abbiamo tutte le cose che dal Bluetooth alla musica, tutto. Poi ovviamente avendola collegata alla retrocamera io andrò a mettere la retrocamera e in automatico mi parte la telecamera posteriore e quindi vedete possiamo fare vedere il nostro bellissimo gioia e motori. E questo è tutto. Ovviamente è ampliabile dal Bluetooth, cioè dall'App Store, si può scaricare, vedete, si può scorrere radio, wifi, setup, app, tutto quello che volete. Un Android. E con questo direi che possiamo passare ai saluti. Ragazzi, abbiamo finito come sempre col nostro amico Michele che ci ha messo a disposizione la macchina, il test car. Come vedete, telecamera montata a regola date, la dashcam ve l'abbiamo fatta vedere, quindi c'è rimasto solo che ringraziare Michele. Grazie a voi. Grazie Michele, grazie, della macchina. Grazie. Dell'esperimento. E dove l'hai presa la camera? AliExpress l'ho pagata a un 150 euro spedita. Perfetto. E Dopo lasciamo i riferimenti che se uno vuole provare a sperimentare si può. Quelli di Michele, sì. No, bene, dai ragazzi, allora come sempre campanellina. Vi hanno chiesto se è soddisfatto. Soddisfattissimo, lesti a likeare. Ottimo, meglio di così sono le nostre soddisfazioni. Campanellina,
un bel like, iscrivetevi al canale, Commentate, seguiteci, adesso abbiamo messo su anche Facebook, Instagram, seguiteci su dappertutto. Solo Twitter manca. Solo Twitter. Ma... E Telegram ormai. Ah, Telegram anche, tutto. Pinterest, che cazzo ne so io. LinkedIn, facciamo Sì, tutto. Va bene, dai ragazzi, al prossimo video. Bye.